Venezia 82, gli artisti chiedono alla Biennale una presa di posizione sulla Palestina. Alla vigilia della 82esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, che aprirà il 27 agosto 2025, il dibattito sul massacro in corso a Gaza irrompe con forza sul tappeto rosso. Il collettivo Venice for Palestine ha lanciato un appello indirizzato alla Biennale, alle sezioni parallele delle giornate degli autori e della Settimana Internazionale della Critica, chiedendo che la manifestazione non rimanga una triste e vacua vetrina, ma si trasformi in uno spazio di riflessione, partecipazione e resistenza. L'appello, diffuso il 22 agosto, ha raccolto in poche ore oltre 1200 adesioni, che sono poi salite rapidamente fino a 1500 firme. Tra i sottoscrittori figurano registi come Marco Bellocchio, Matteo Garrone, Mario Martone, Daniele Lucchetti, Ferzan Ozpetek e Abel Ferrara. Attrici e attori come Valeria Golino, Alba e Alice Rohrwacher, Miriam Leone, Tony e Peppe Servillo, Claudio Santamaria, Fabrizio Gifuni, Laura Morante e Jasmine Trinca. Musicisti come Fiorella Mannoia e Roger Waters. Oltre a personalità internazionali come Céline Sciamma, Charles Dance e Margarete von Trotta. Il testo della lettera è netto. Assistiamo, increduli e impotenti, allo strazio di un genocidio compiuto in diretta dallo Stato di Israele in Palestina. Non possiamo restare in silenzio davanti a un massacro che ha già costato la vita a centinaia di giornalisti e operatori dell'informazione. Gli artisti chiedono che il cinema faccia da cassa di risonanza alla tragedia, ricordando che non esiste cinema senza umanità. La polemica su Gal Gadot e Gerard Butler. Al centro della controversia anche la presenza a Venezia di Gal Gadot e Gerard Butler, protagonisti del film The Hand of Dante di Julian Schnabel, presentato fuori concorso. I due attori sono accusati da V4P di sostenere apertamente le politiche israeliane e per questo viene chiesto alla Biennale di ritirare il loro invito. Al tempo stesso, il collettivo domanda che sia dato spazio a voci palestinesi durante la cerimonia inaugurale, in modo da portare testimonianze dirette sul palco più visibile del festival. La risposta della Biennale. La Biennale ha replicato con un comunicato stringato, ricordando la sua tradizione di apertura al dialogo e citando opere in programma che affrontano direttamente la questione palestinese, come The Voice of Hind Rajab di Kauter Ben Hania, dedicato alla bambina di 6 anni uccisa sotto i bombardamenti israeliani, e Of Dogs and Men di Dani Rosenberg. La Biennale e la mostra sono da sempre luoghi di confronto con le urgenze del presente, si legge nella nota. Per Venice for Palestine, tuttavia, la risposta è troppo debole e non corrisponde all'urgenza del momento storico. Una mobilitazione dentro e fuori il festival, sabato 30 agosto alle ore 17, al Lido di Venezia, piazzale Santa Maria Elisabetta, è prevista una manifestazione regionale sostenuta da collettivi, associazioni e dalla rete artisti No Bavaglio, con l'obiettivo di puntare i riflettori della Mostra del Cinema sulla Palestina. All'iniziativa hanno aderito anche realtà culturali come Zalab, Arcimovi, Nuovo Cinema Aquila, Ischia Film Festival e Sguardi Altrove Film Festival. La richiesta principale rimane che la Biennale prenda una posizione pubblica e inequivocabile, condannare l'occupazione e i massacri in Palestina, interrompere collaborazioni con organizzazioni vicine al governo israeliano e garantire spazi di confronto e narrazione durante tutto il festival. Non volgeremo lo sguardo altrove. La lettera di Venice for Palestine si chiude con un impegno collettivo. Non saremo complici, non rimarremo in silenzio. Non volgeremo lo sguardo altrove. È tempo di interrompere il flusso dell'indifferenza e aprire un varco alla consapevolezza. Non esiste cinema senza umanità, Palestina libera. Il dibattito accompagna così l'apertura della Mostra di Venezia 2025, destinata non solo a presentare i film più attesi dell'anno, ma anche a confrontarsi con uno dei conflitti più drammatici e divisivi del presente.